Buongiornissimo amici, spero sia un buongiorno perché ho un po' la faccia distrutta ieri notte, non ho dormito benissimo, però oggi sono qui a portarvi con me nella mia giornata e una cosa che mi avete richiesto dopo aver fatto il video, la mia giornata tipo da artista e sono rimasta un po' sorpresa perché non è proprio quel tipo di video che faccio, questa tipologia che si chiama vlog, però oggi ci provo e vi porto con me in maniera un po' più spontanea, diciamo, un po' più spartana anche. Non sto utilizzando il microfono, quindi non so se l'audio si sentirà benissimo, però spero che vi piacerà questa tipologia di video e quindi vi porterò con me in tutti i passaggi della giornata. Allora, una cosa che ho iniziato a fare di mattina è scrivere un paio di paginette su tipo un diario vecchio o su un vecchio quaderno per tipo liberare la mente, quindi scrivo qualsiasi pensiero, idea, qualsiasi preoccupazione, qualsiasi cosa mi venga in mente. E ho iniziato a farlo perché mi sono resa conto che a metà giornata circa inizio ad essere un po' sopraffatta da tante cose, tipo come se avessi la testa piena. Quindi la mattina facendo questa cosa, queste due paginette di cose buttate là, quindi non cose carine o progetti, ma semplicemente tutto quello che mi passa per la testa, mi sono resa conto che mi sento più libera, cioè mi sento proprio più, sì, ho la testa libera da riempire con cose durante la giornata e poi sembra che mi si crei anche un ordine di idee, in testa, anche se in realtà le butto sulla carta e poi non guardo più quelle pagine, perché questo metodo dovrebbe funzionare così, cioè scrivi e poi butti via tutto, non rileggi mai più quello che hai scritto, perché così hai in qualche modo liberato la mente definitivamente, almeno per la giornata. Sono stata interrotta dal corriere che mi ha portato questo pacchettino e adesso l'apro con voi perché contiene cose legate all'arte, quindi sicuramente vi piacerà vedere cosa c'è dentro. Guardate che cosa carinissima! C'è anche... L'imballaggio è bellissimo, il packaging è stupendo. Praticamente sono delle cosette dello studio Muras di Mara che trovate su Instagram e che è appunto una ceramista. È carinissimo questo packaging veramente. Allora, vediamo come aprirlo senza fare danni come al solito. Cioè, guardate che roba, tutto riciclabile. Ok, questo non è per l'arte, vediamo se si vede da vicino, se metto un po' lo zoom qua, eccolo qui. Questo è un portamestolo, quindi, allora, vediamo, ok, ci siamo, ok. Quindi questo è un portamestolini che è molto molto carino, quindi non c'entra con l'arte ma lo volevo per la casa. Adesso vediamo la parte, il pezzo forte, questo pacchettino qui. Questa volta non vi deluderò. Guardate qui, che carino. Questa è una mini palettina a mo' di righello e l'ho vista appunto sul profilo di questa illustratrice e subito ho visto lo studio e come il fatto che sia in Italia ed ero felicissima, quindi l'ho acquistata subito, è proprio piccolina come il mio palmo praticamente e penso che la utilizzerò per la gouache o insomma qualcosa di particolare ed è anche molto portatile, posso anche portarmela in giro se vado in vacanza, cose così. Poi ho preso anche questo pacchettino piccolino, sempre tema acquerello, comunque media tradizionali. Ecco, questi, dicevo, sono dei piccoli godè vuoti
e in realtà non sono come delle palette, cioè quindi non penso le userò appunto per mescolare il colore, però pensavo più a metterli nelle foto vicino alle illustrazioni per dare un po' l'effetto così più fatto a mano, diciamo. Mi piacevano appunto come gadget, però poi non so, sicuramente li utilizzerò magari anche per altro. In realtà non avevo avuto molte idee quando le ho prese. E qui dentro c'è anche questo piccolo oggettino che è un appoggia pennello, molto molto carino, tutto con questo materiale puntinato che non so se si veda bene, ma è questo Gress, in teoria si chiama così. E basta, direi. Qui c'è appunto il volantino, fa anche delle tazze bellissime che penso prenderò la prossima volta. E niente, adesso non resta che... forse la utilizzerò già oggi questa palettina, così per farvela vedere un po' all'opera. Oggi inoltre è una giornatina grigia, non vi ho detto che sto registrando questo video venerdì 11 febbraio e non mi metterò a fare foto, a fare riprese del tipo mentre disegno eccetera, perché quando è così grigio faccio fatica con la luce naturale a dare comunque un effetto abbastanza carino al video, cioè che sia luminoso, quindi penso che andrò a studiare, mi metto al PC e inizio un nuovo corso su domestica che ho acquistato nel periodo dei saldi, e anche perché ho finito di recente uno dei due progetti a cui sto lavorando per non è per la Marvel direttamente, ma è un'azienda che ha la licenza Marvel e quindi devo fare i personaggi dei fumetti. Allora, non si tratta di disegni molto grandi, sono disegni fatti su piccole card, diciamo, che poi faranno parte di una collezione e quindi non sono anche l'unica artista che sta facendo questa cosa e devo attenermi ai fumetti Marvel per i supereroi e ho fatto il primo progetto che era quello più piccolo, riguardava 20 disegni di WandaVision, che è la serie che è andata anche in onda, mi sembra su Disney Plus. Io non l'ho vista, però non contava, nel senso che non dovevo ispirarmi alla serie assolutamente o ai personaggi, nel senso agli attori, dovevo fare delle ricerche e vedere come i personaggi erano rappresentati o sono rappresentati nei fumetti, con i costumi, eccetera. E quindi ho fatto questi 20 personaggi, queste 20 card e adesso sto aspettando che mi invino il prossimo pacco che sarà molto più grande perché si tratterà di una settantina di disegni e che è un po' più generico come tema da quello che ho capito, cioè che riguarda un po' l'universo degli Avengers, una cosa del genere, quindi non specificatamente come in questo caso la serie di Wanda. E mi dispiace non poter far vedere nulla perché non lo so, penso che devo aspettare un paio di mesi e una volta che le carte verranno approvate, mandate in commercio eccetera, mi diranno ok, puoi far vedere qualcosa online, mentre adesso non posso farlo vedere sicuramente perché mi hanno fatto firmare appunto anche questo contratto di riservatezza eccetera, e anche perché tutte le card devono essere approvate sia dall'azienda che le ha commissionate ma anche dalla Marvel, che deve dire ok, sono in linea con i nostri standard, che va bene che hai fatto i personaggi in un certo modo perché rispecchiano il loro carattere, i loro superpoteri, non li hai in qualche modo mancato di rispetto, quindi tutte queste cose insomma che sono regolate anche da un contratto mi fanno sempre un po' paura, perché ho paura di, cioè magari fare qualcosa di sbagliato e possono appunto toglierti il compenso o comunque tutta una serie di conseguenze, quindi non posso farvi vedere nulla, però prometto che non appena insomma si sblocca farò vedere almeno delle foto di queste card e quindi adesso è un periodo di pausa che sfrutterò per progetti personali barra studiare. Allora, il corso è di Laura Perez e come si vede anche nel titolo, disegno di personaggi da zero, ritrai, volti e figure, quindi nonostante io disegni tante facce comunque mi sembrava interessante perché mi piace molto come artista e volevo vedere un po' il suo approccio
e sapete che fino al 15 febbraio c'è questa promozione su Domestika di 2 corsi al prezzo di uno, e in più c'è anche il mio codice sconto personale che vi lascio in descrizione, perché da un mese circa abbiamo questa partnership e quindi mi hanno dato un codice personale che vi metto di solito su Instagram o su YouTube, e che si aggiunge come sconto a tutti gli sconti che ci sono poi su Domestika. Inizio a seguire le prime lezioni e ho qui il quadernetto magico dove magari mi segno qualcosina e cerco anche di mettere in pratica magari quello che vedo, cioè magari proprio disegnare, in questo caso penso delle facce, quindi alla fine vi faccio vedere cosa verrà fuori. Ho fatto le prime 4-5 lezioni del corso e non c'è molto da disegnare in realtà all'inizio, perché c'è anche l'introduzione come tutti i corsi, però già devo dire che mi piace molto perché lo stile è molto delicato e anche i personaggi mi piacciono molto, anche se appunto magari non è esattamente il mio stile, però lo trovo comunque a livello di sensazione, delicatezza molto vicino a quello che piace fare a me. È praticamente ora di pranzo, quindi Chef Madalina si improvvisa con queste cose velocissime, proprio 3 ingredienti, e poi dopo si aspetta nel mentre magari faccio qualcos'altro. Adesso che ho questa mezz'oretta vuota, cioè guardate come ho preso il mio tavolo dove dovrei lavorare dopo, quindi direi che sistemo questo e poi magari faccio qualche altro lavoro in casa. Questi vasetti tra l'altro li ho praticamente riciclati dopo aver mangiato la crema che c'era dentro di questo San Salvatore, e sono carinissimi perché appunto sono in argilla mi sembra, e li ho trovati perfetti per l'acquarello. Questo pennellino poverino l'ho lasciato qui sporco di inchiostro tipo per un paio di giorni e spero di riuscire a recuperarlo perché in setola di Martora, quindi ho fatto un grossissimo errore a dimenticarmi qua il pennello, perché sapete che la setola di Martora è molto sensibile, e anche questa palettina, ma che comunque si lava ovviamente molto più facilmente. Questo è il telefono un telefono vecchio che uso di solito per guardarmi le foto mentre sto riprendendo con il mio e devo fare appunto magari un disegno da far vedere o da riprendere. Il tavolo per dipingere è pronto, mancano solo gli acquerelli e le matite, e poi ho apparecchiato anche la tavola, quindi ci vediamo dopo. Allora, di solito post mangiato vado a farmi una camminata, però oggi passo, e quindi ho deciso di fare un po' di pratica di disegno. Anzi, ho partecipato, cioè vorrei partecipare più costantemente a questa sfida di By Memo, che è un artista che potete trovare su Instagram, vi lascio il suo profilo sotto, e c'è questa challenge appunto per tutto il mese di febbraio, ogni giorno disegnare qualcosa su un determinato tema che non dovrebbe prenderti più di mezz'ora, un'ora, insomma, giusto per non avere la scusa di dire non ho neanche mezz'ora di tempo per disegnare. In realtà magari la si può tirar fuori e in qualche modo ci si tiene allenati in questo modo. Io sono praticamente al giorno 2, quindi rispetto a oggi che è 11 febbraio sono molto indietro. Cercherò di recuperare il giorno 3 e 4 insieme, e poi dopo voglio che mi rimanga comunque tempo per fare un po' di acquerello e altro, quindi devo sbrigarmi e vediamo cosa combinerò. Questo praticamente è il giorno 2 e ogni giorno è diviso in 2 parti. La prima parte è una sorta di riscaldamento, quindi proprio disegni super veloci. Come vedete questa parte qua appunto erano 10 teste senza occhi, senza naso, cioè semplicemente bisognava concentrarsi sulla posizione della testa, quindi una cosa velocissima da 30 secondi, 1 minuto a testa. E poi la seconda parte del giorno è un po' più approfondita, diciamo, e quindi in questo caso era studiare una foto, cioè semplicemente fare una sorta di piccolo ritratto abbastanza stilizzato, per quanto stilizzato possibile, o perlomeno insomma nello stile che si vuole. Quindi questo era il giorno 2 e vado avanti
e cercherò di fare il riscaldamento del giorno 3 e del giorno 4 assieme, quindi il giorno 3 prevedeva 5 facce, sempre bianche, e focalizzarsi sui capelli, mentre invece il giorno 4 era 3 facce con diverse espressioni. Quindi faccio tutto il riscaldamento insieme e dopodiché passo ai ritratti, che in questo modo magari li dipingo anche ad acquarello, quindi faccio due cose in uno. E prendo questo telefono vecchio appunto, scorro un po' di foto che avevo già salvato qua dalle varie cose, insomma, quindi magari prendo questa, sì, appoggio qui e faccio una cosa molto veloce. Non ho il timer in questo momento, però vabbè, faccio un po' il più veloce possibile, quindi faccia bianca praticamente sarebbe una cosa nel senso bianca, senza occhi, senza naso. Vediamo che forma che hanno i capelli qua, alla fronte libera, poi in realtà questo ciuffo, praticamente cerco un po' di vedere la forma nel suo complesso, cioè nel senso senza andare troppo nel dettaglio, anche perché dovrebbe essere una cosa da 1 minuto circa, e quindi cerco di stare molto così in base alle forme. Ecco, queste sono le 5 facce che ho fatto con appunto i capelli, e adesso faccio le 3 con 3 diverse espressioni. Ok, direi basta per il momento, cioè nel senso ho fatto quello che bisognava fare, anche se non sono molto contenta delle espressioni, ho scelto delle facce strane e comunque le espressioni ancora non sono il mio forte, nel senso che devo migliorare ancora molto e fare più pratica più che altro, perché faccio spesso le stesse espressioni e le stesse facce. Quindi adesso vado sul taccuino, dove di solito dipingo ad acquerello, dove ho fatto anche le ultime cose che vedete su Instagram, e qui cerco di fare i 2 ritratti di quei 2 giorni. Uno è di un bambino e l'altro deve essere di una persona anziana, sempre basandosi comunque su una foto da studiare e cercando di stare a livello di disegno dentro il quarto d'ora, quindi cercherò di essere veloce e poi vedo se mi piacciono ovviamente, di svilupparli anche un po' ad acquarello. Allora parto da questa persona anziana che ho appena trovato su Pinterest e dai, vediamo come viene, cioè già mi sta venendo male.
Eccoci qui, ho finito i disegni e devo dire che ci ho messo più del previsto per la bambina perché un occhio non mi veniva e a un certo punto ho deciso di farlo chiuso, anche se in realtà la foto era questa. E niente, adesso passo all'acquerello, prima però mi sa che faccio una pausetta e un paio di considerazioni in merito a questi disegni. Sicuramente per quanto riguarda gli anziani si pensa che magari aggiungendo tante rughe si ottiene un bel effetto, invece se avessi aggiunto tutte queste rughe qui, cioè ci stavo provando, però mi sono resa conto che stava avendo fuori una sorta di mostro, quindi alla fine ho comunque ridotto abbastanza e ho fatto un po' di fatica sulla bocca perché appunto ha un'apertura un po' particolare, nel senso che può sembrare un sorriso, nel mio caso all'inizio sembrava un ghigno e adesso invece una sorta forse di sorriso, quindi il confine tra fare una cosa con un'espressione magari dolce e con un'espressione magari di disappunto, cioè è molto fragile. E per la bambina invece sì, ho cercato comunque di accentuare le guance, un po' come nel caso di questa signora. Anche qui le guance sono un po' pendenti, solo che non ci sono le rughe e comunque insomma c'è più l'aspetto da bambino, appunto, con questa parte bassa molto molto arrotondata e niente, adesso facciamo una pausetta. Allora, mi mangio questo yogurt nuovo e niente, facciamo due chiacchiere. Sono una cosa in realtà, cioè non so se anche voi vi fate tanti buoni propositi, poi alla fine non riuscite a combinare neanche la metà delle cose. Io è tipo da dicembre che non riesco a fare un'illustrazione completa, cioè completa e complessa, nel senso non solo un personaggio, non solo piccole cose, e sono un po' frustrata per questo motivo, perché se passa un certo periodo di tempo, in questo caso un paio di mesi, da quando non dipingo su un foglio grande, dove devo comunque magari elaborare uno sfondo, oltre al soggetto principale, cioè mi viene come una sorta di blocco, non riesco più a mettermi, cioè ogni volta rimando. Sì, dai, potrei iniziare oggi, però non sono convinta del soggetto, quindi forse è meglio se sposto la cosa. Questo yogurt non è tanto dolce, quindi non so, non riesco ad avere più quello stimolo di dipingere su un foglio grande. Penso che inizierò con una A4, e anche perché la maggior parte dei miei blocchi di acquerello sono A4 e vorrei un giorno riuscire a fare qualcosa in A3, ma penso sarà impossibile. Quindi davvero non so come sbloccarmi, cioè ho in mente tanti soggetti, tante più che altro scene che dovrei sviluppare e spero di non abbattermi alla prima difficoltà. Inoltre in questi 2 mesi è vero che ho avuto anche appunto quel progetto, però non sono stati tantissimi disegni, quindi non posso dire che mi è impegnato tutto il tempo. Sì, in questi 2 mesi ho cercato un po' di fare più personaggi, visto che comunque è un settore che mi piace molto approfondire e che non mi dispiacerebbe tra l'altro lavorarci, quindi come character designer, cose del genere, però devo ancora studiare perché insomma ci sono tante cose da sapere e bisogna essere molto bravi, cioè proprio dei bravi disegnatori. E sì, non ho fatto cose, ho fatto magari diverse cose, ho pubblicato abbastanza spesso su Instagram, abbastanza su TikTok, che era ormai morto da mesi, però anche lì sto raggiungendo quelle 1000 persone, perché comunque TikTok ha più visibilità di Instagram, solo che fare continuamente video e essere magari aggiornati sui trend musicali, cioè è sempre, a mio avviso, un po' una perdita di tempo, perché noi come artisti dobbiamo prima di tutto avere come priorità quella di migliorare, di essere noi più bravi e in pace con noi stessi, quindi impiegare tanto tempo sui social alla fine ci porta ad essere un po' frustrati, secondo me. Poi soprattutto quando
c'è pochissima visibilità e sì, quando non hai tante soddisfazioni, e io l'ho notato molto con Instagram, che all'inizio era molto bello starci, crescere, fare tante sfide, invece adesso sì, è comunque bello perché si parla sempre di arte, però non hai la stessa soddisfazione e quindi sì, vedo anche tanti artisti che ci provano anche con promozioni a pagamento a farsi vedere un po' di più, però sembra quasi che siamo talmente in tanti che Instagram non riesce a far vedere niente o nessuno, o comunque solo se paghi tantissimo. Forse è la mia impressione. Sì, però non abbattiamoci, quindi siamo qua per farci compagnia e io sinceramente non potrei abbandonare i social perché mi hanno dato tanto. Io senza la visibilità, diciamo, online, forse non sarei dove sono ora perché magari non avrei avuto la stessa grinta, la stessa motivazione e sì, non avrei avuto le stesse opportunità perché ricordiamoci che io non ho fatto una scuola d'arte, quindi non ho avuto modo di avere dei legami con le persone che lavorano nel settore, quindi di avere già degli agganci, diciamo così. Quindi sarebbe stato molto difficile per me come autodidatta riuscire a farmi strada e poi secondo me il potere che un po' sottovalutiamo è quello di motivarci, cioè il fatto che quello che vediamo ci motiva, ci dà ispirazione. Anche voi mi dite spesso che tramite i miei video vi automotivate a fare arte, a credere nelle vostre passioni, nei vostri sogni, quindi sono contentissima che alla fine riusciamo a sostenerci ed andare avanti e arriviamo anche ad un livello che può non sembrarci abbastanza, però in realtà se ci riflettiamo ci rendiamo conto che non saremo mai arrivati a quel livello senza certe condizioni, cioè certe coincidenze che sono capitate nella vita, quindi bisogna sempre essere un po' super partes e giudicare la situazione oggettivamente, quindi se devo giudicare oggettivamente la mia situazione devo dire che comunque non posso sputare in faccia i social e per questo mi automotivo a pubblicare spesso, comunque a essere presente perché prima di tutto perché sono affezionata alle persone con cui ho stretto comunque dei legami e con cui mi sento spesso sui social e in secondo luogo perché comunque mi hanno dato molto e mi dispiace appunto sì, insomma voltare le spalle e dire tutto il tempo lo passerò facendo arte, che sarebbe comunque bello, però al momento insomma non lo reputo giusto, ecco. Comunque fatemi sapere nei commenti se questo video alla fine verrà decentemente, spero di non odiarlo e di cancellarlo. E niente, le vostre considerazioni, come state vivendo un po' questo periodo, o se siete tanto frustrati per quanto riguarda i social o tutto quello che riguarda la vostra attività come artisti o principianti artisti o anche solo hobbisti, e può essere non solo legato all'arte ma anche all'artigianato, alla creatività, quindi ditemi. Partiamo a colorare con gli acquerelli. Ho deciso di utilizzare questa palette Lucas perché in realtà è da tantissimo che non la uso e niente, vediamo come vanno. E poi appunto uso questa palettina piccola che ho ricevuto e anche questi piccoli godè e niente, vedo se non mi bastano come contenitori per mescolare, altrimenti magari mi metto qualcos'altro vicino. E niente, anche con i colori vado abbastanza spontanea perché non voglio appunto stare troppo tempo, devo essere abbastanza veloce per fare questi studio e quindi vedrete mano a mano che ho qui un fogliettino dove faccio degli swatches delle tonalità e cerco di andare abbastanza spedita. Questo taccuino di Anne Mule
Io lo utilizzo sia sul fronte che sul retro della pagina e devo dire che, come dire, il colore asciuga subito e tende a togliersi lo strato sotto rispetto quando si va con una seconda passata, insomma. Non si mescolano e non si sfumano benissimo i colori, però mantiene comunque una certa freschezza che a me piace, quindi se volete fare degli studi veloci di acquerello sicuramente ve lo consiglio. Se invece volete magari creare delle illustrazioni o cose un po' più, insomma, da portfolio, cose un po' più complesse, allora non penso che vi piacerà come carta. D'altronde è proprio una carta proprio per sketchare e fare piccoli studi in giro, non tanto in casa magari. Adesso vorrei creare questa sorta di violaceo. Questa è praticamente la situazione sul tavolo e penso che staccherò perché sono le 6:30 circa e ci ho messo praticamente quasi 2 ore per fare entrambi questi dipinti. In realtà mi sono concentrata di più sulla signora anziana perché mi piaceva molto comunque l'espressività, è un volto che penso sia la prima volta che provo a farlo con tutte le rughe e mancano ancora magari dei dettagli e userò penso delle matite colorate. Invece la bambina l'ho fatta molto più velocemente e con poche passate, insomma pochi dettagli e poi niente, pubblicherò comunque i risultati su Instagram se volete vedere un po' nel dettaglio. Siccome appunto è tardino e ho un po' lo sguardo da stanchezza, da concentrazione, penso che prima di cena mi metterò a leggere qualcosina e qua, adesso mi giro, qui ho un po' di album tutti illustrati, niente di didattico, ma solo da sfogliare nelle serate più difficili e questo appunto è Ratatouille, è l'ultimo che ho preso della Disney. E adesso lo sfoglio un po' con voi perché è davvero, cioè, mi fa rivivere tanti ricordi delle superiori e tanta nostalgia. Già quando lo si apre ci sono questi disegni a matita
che sono stati fatti ovviamente per l'animazione, e sono pazzeschi, cioè anche proprio vedere come utilizzano il tratto per rendere il movimento, la fluidità, il movimento l'ho già detto in realtà, ed è una cosa a cui ambisco anch'io perché dà vita proprio ai disegni. Mi piace vedere un disegno e pensare che sia praticamente vero, cioè che sia realistico, talmente realistico, anche se in realtà sono pochi tratti e non è un topo realistico, secondo me rende di più che un disegno super realistico, ma magari molto statico. Non so se ho reso l'idea. Poi anche questa immagine bellissima, ve l'ho fatta vedere anche su Instagram. Andiamo un po' da lontano. Ci sono tantissimi concept art, perché appunto anche questo pezzo d'arte non è una cosa del film e non è una cosa che potete vedere guardando appunto il film di animazione, però sono tutti concept art, cioè una volta che viene sviluppata l'idea di creare il film di animazione su questo tema, su questa storia, viene chiesto a diversi artisti, quelli che lavorano al progetto, di elaborare questi sketch molto veloci per dare vita proprio ai personaggi, per contestualizzarli, per dargli un carattere e a questo servono appunto tutti questi sketch, tutte queste illustrazioni che sono appunto nascoste ai film, cioè non è una cosa che vedi nel film, ma devi per forza o seguire gli illustratori che le hanno fatte oppure niente, comprare il libro. E a me piacciono tantissimo quelle a matita, più di quelle in digitale sinceramente. Questo è Carter Goodrick nel 2000, questo disegno, cioè, è stupendo, se c'è la luce che fa riflesso, però guardate, cioè a me sembra che sia un topo vivo, anche se non è magari al 100% un topo con le sembianze da topo, mi sembra una creatura viva, cioè che esiste. Infatti la Disney ha fatto successo perché è riuscita a creare personaggi non appunto del tutto realistici, ma che sono verosimili e che danno l'impressione di esistere, cioè che è plausibile vederli in giro. E qui è un'altra pagina di come un altro Jason Deemer appunto ha dato vita al personaggio, e una delle pagine si chiamano tipo character sheet, cioè una pagina dove vedi il personaggio con diverse espressioni, ed è una cosa che viene richiesto ai character designer. Anche questo è molto bello. Questo chi l'ha fatto? Sempre Jason Deemer. Il tratto è più semplice rispetto a questo di quest'altro illustratore, che è molto più dettagliato, però bellissimi entrambi. Adesso vediamo più avanti. Guarda questo colorato, bellissimo. E questo è di Matt Nolte, che è un illustratore animatore bravissimo, che ha fatto tantissimi film della Disney, forse anche The Brave mi sembra, che adesso non mi viene il nome, cioè Ribelle, esatto. Ecco qua, bellissimo, davvero bello, bello, bello. Poi ci sono anche delle scene un po' più, cioè che fanno vivere altri aspetti della storia, aspetti che non sono stati sviluppati magari più a fondo nei film. Però è bello vedere i concept art, vedere come gli artisti hanno interpretato la storia senza avere nessuna immagine di riferimento, cioè partire proprio da zero. Anche qua dei cuochi, anche qui c'è proprio gli illustratori che fanno questo, diciamo c'è un nome per questo tipo di professione, cioè fare per esempio gli ambienti, cioè visual development, oppure nel caso di tipo piazze, non è forse questo il caso, o nel caso di strade, di centri urbani, si chiama anche environment illustrator, qualcosa del genere. Cioè ci sono
tantissimi settori nel quale lavorare. Se vi piace, per esempio, se volete ambire a disegnare personaggi, allora vuol dire che volete essere un character designer, piuttosto che se volete fare questo tipo di illustrazione, che è molto complessa perché qua bisogna sapere la prospettiva, l'uso del colore, conoscere, cioè aver fatto tanta esperienza nel disegno di ambienti, oggetti, perché insomma questa cosa non è presa da una foto, ecco, è stata comunque creata dall'illustratore, certo sulla base di reference della vita reale, quindi tipo di un supermercato o di un ripostiglio, però per creare questo ci vogliono delle skill assurde, quindi sì, qua sareste più nel visual development, cioè nello sviluppo visuale praticamente di scene visuali, quindi ci sarebbe proprio da approfondire su questi discorsi, insomma, perché in Italia secondo me se ne parla poco, forse perché questi sono termini in inglese e non li sento in italiano, magari ci sono, sono io magari molto ignorante, però li sento molto da illustratori esteri che seguo e che lavorano appunto alla Disney piuttosto che alla DreamWorks e che appunto hanno queste, come dire, questi ruoli, no? Addirittura chi fa solo l'oggettistica, adesso non sto trovando volevo trovare degli oggetti, tipo chi, non so, fa solo il disegno della pera o di un tavolo, si chiama prop designer, cioè che disegna i props praticamente, quindi c'è un ruolo per tutti. Ragazzi, grazie di cuore per avermi seguito fino a qui. Se lo avete fatto siete davvero bravissimi, perché penso che il video sarà lunghissimo e spero che vi sia anche utile per certi versi, altrimenti che vi tenga semplicemente compagnia, magari nei momenti in cui fate i lavori di casa, non lo so. E concludo con un piccolo spezzone di cosa faccio post cena, così giusto per divertirvi un pochino. E vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Behind Gmail.